Ciao amici e bentornati sul mio canale di fisarmonica. Oggi andiamo a fare questo video un po' più motivazionale, quindi mi vedrete solo parlare. Oggi non c'è nessuna dimostrazione con la fisarmonica. Andiamo a parlare dell'importanza della costanza quando ci si va ad esercitare, quindi che sia con la fisarmonica che sia con qualsiasi altro strumento. È molto importante andare a suonare, non dico tutti i giorni, ma almeno quasi. Quindi se volete prendervi un giorno di pausa, come può essere magari la domenica o comunque qualsiasi altro giorno dove non si riesce a suonare, questo può andare bene, quindi ogni tanto fermarsi e magari non suonare. Il resto dei giorni sarebbe sempre bene, anche se solo per una mezz'ora, o comunque ritagliarsi il tempo, se questo è davvero il nostro hobby, quindi suonare la fisarmonica, prendersi almeno questa mezz'ora per studiare lo strumento. Perché dico studiare? Perché comunque mi rivolgo sempre a coloro che vogliono migliorare con la fisarmonica, quindi c'è chi magari vuole soltanto suonarla ogni tanto senza pretendere miglioramenti, o comunque vuole solo suonarla per puro divertimento, quindi non sta facendo magari nessun percorso di crescita così. Con questi video ovviamente io mi rivolgo soprattutto a chi vuole fare il percorso di crescita, quindi a chi vuole migliorare, a chi vuole raggiungere determinati obiettivi, a chi vede magari fare determinate canzoni e ambisce anche lui a fare queste canzoni, quindi vuole migliorare per cercare di arrivare un giorno a farle. Andiamo allora a parlare della costanza, poiché è uno degli ingredienti chiave per poter migliorare significativamente. La costanza ti permette di vedere anche i risultati, diciamo, a breve termine nel senso che in un 4-5 giorni, una settimana, si possono già vedere dei significativi miglioramenti su un determinato esercizio o una canzone, ovviamente se la studiamo nel modo corretto. Questo accade perché comunque la nostra mano, i nostri sentori hanno una certa memoria, quindi è come se ricordassero la fatica, l'allenamento che abbiamo fatto il giorno prima. È come un po' quando studiamo un argomento o vogliamo preparare un esame e quindi cominciamo a studiare un dato argomento e ci mettiamo a studiarlo un po' tutti i giorni, quindi magari una mezz'ora tutti i giorni, un'ora tutti i giorni. Vediamo il giorno dopo che ricordiamo anche un pochino di quello che abbiamo studiato il giorno prima e quindi andiamo ad integrare, con il giorno dopo andiamo ad integrare quello che abbiamo studiato il giorno prima, e se questo avviene di continuo, quindi giorno dopo giorno andiamo ogni giorno ad integrare sempre quello che abbiamo fatto il giorno precedente, avremo una sorta di catena che si fortifica sempre di più, che va a completare di fatto il nostro studio, in questo caso quindi il nostro allenamento con la fisarmonica. Ecco, con uno strumento musicale è esattamente la stessa cosa. Se noi andiamo a fare un esercizio per vari giorni, anche se ci mettiamo solo un minimo sforzo, magari che ci siamo concentrati per appunto quel tempo necessario per migliorare un pochino l'esercizio, ci renderemo conto che con la costanza, quindi senza saltare possibilmente neanche un giorno, arriviamo a fare una serie di giorni di fila positiva dove poi il risultato lo vediamo e come. Quindi a meno che non sia una canzone ultra super complicata che magari è troppo oltre al nostro livello e quindi non riusciamo a vedere nessun risultato perché ovviamente è troppo difficile, a meno che non sia una cosa di questo genere, riusciamo comunque a fare un bel lavoro. A tal proposito, per riuscire nell'impresa di essere così costanti con l'allenamento, consiglio, almeno nei momenti proprio più difficili dove davvero non si vuole a tutti i costi tirare fuori la fisarmonica e mettersi a suonare, consiglio di autoimporsi un po' l'allenamento, quindi un po' come quando da piccoli ci dovevamo abituare a lavarci ogni sera i denti e ogni mattina. Qui con la fisarmonica dobbiamo fare un pochino la stessa cosa, perché per quanto siamo motivati o per quanto magari stimolati ci soddisfi magari fare questo tipo di allenamento per portare avanti una canzone o una cosa che ci interessa, un progetto,
Ci saranno sempre i giorni più difficili dove cominciamo a pensare, vabbè, ma per oggi non suono, per oggi non mi alleno, perché tanto magari mi allenerò domani, è la stessa cosa. Invece se riusciamo a superare quello step, quel gradino che ci fa pensare no, non, cioè proprio mi alleno o non mi alleno, quella grossa differenza fra il fare e non fare le cose. Se riusciamo a superare quello step, andremo anche un po' ad allenare il nostro muscolo dell'abitudine, quindi andremo a migliorare sempre di più il nostro approccio con l'allenamento. Avremo poi non solo i risultati proprio dell'allenamento stesso, che quindi cominceremo a vedere i risultati, ma avremo anche la gratificazione del fatto che siamo stati capaci di superare quella non voglia di studiare e che ci darà ancora più una spinta per studiare anche i giorni successivi. Un'altra cosa da tenere ben presente quando ci si allena è che all'inizio dell'allenamento non possiamo pretendere di essere già pompi e carichi come il giorno prima quando eravamo arrivati alla fine dell'allenamento. Quindi cosa succede spesso? Succede che prendiamo in mano la fisarmonica, riproviamo a fare lo stesso esercizio del giorno prima o la stessa canzone e cosa succede? Succede che ci rendiamo conto che la nostra mano è inchiodata e non riesce a fare assolutamente niente di quello che facevamo il giorno prima. E lì cominciamo a pensare e nuovamente a rimuginare su questa cosa e ci viene da pensare che tutto l'allenamento che stiamo facendo non serve assolutamente a niente. Non è assolutamente così, perché anzi è più che normale che all'inizio dell'allenamento la nostra mano sia completamente fredda, ma non solo la mano, anche la nostra memoria non ricorda più certe cose perché sono passate ovviamente 24 ore dal giorno prima, quindi abbiamo bisogno di fare un 5-10 minuti, anche un quarto d'ora, dove andiamo nuovamente pian pianino a riprendere quello che avevamo lasciato il giorno prima, un po' come se dovessimo ripassare un argomento che il giorno prima sapevamo a menadito, il giorno dopo andiamo prima a ripassarlo, a ricordare le cose che stavamo per dimenticare. Fra parentesi, motivo per cui se lasciamo passare già più di un giorno possono essere problemi per il nostro livello di allenamento, perché più giorni passano, più si va a perdere l'allenamento che si è fatto magari quel giorno X. E poi dopo questo primo momento di allenamento si vedrà che la nostra mano riuscirà non solo a fare quello che facevamo il giorno prima, ma anche un pochino di più. È un po' come se fosse un allenamento di calcio, che quindi appena si scende in campo si fanno tutti gli esercizi di riscaldamento, si fanno gli slalom, i cambi di direzione, tutti quegli esercizietti prima della vera partita o del vero allenamento. E poi quando si è veramente caldi, che quindi si è in forma per fare tutto il resto, si possono fare gli scatti, si possono fare i dribbling, tutte quelle cose più difficili. Qui è la stessa cosa, quindi nei primi 10 minuti non bisogna assolutamente pretendere nulla dalla velocità della propria mano, si comincia a fare degli esercizi lenti, come possono essere delle scale o dei movimenti comunque a bassa velocità, per poi una volta che la mano è riscaldata, che quindi è più calda, per poi fare l'esercizio che ci interessa o la canzone che stavamo portando avanti dal giorno prima. Poi ci possono essere anche i giorni dove effettivamente non ci viene esattamente come vorremmo la canzone, però questo è perché anche la mano non è uguale tutti i giorni, quindi non bisogna neanche avere troppe pretese dalla propria mano. Ecco, un'altra cosa che consiglio poi in fase di allenamento è quella di concentrarsi unicamente sul proprio sforzo. Quindi ovviamente ci sarà uno sforzo da fare per migliorare la canzone o l'esercizio. Di conseguenza, se noi non ci concentriamo sul risultato della nostra azione, è come se, richiamando ancora l'esempio del calcio, ci allenassimo a fare dei tiri in porta e vediamo che magari tutti i tiri che facciamo non arrivano in porta, quindi vanno alti, vanno a lato, quindi non c'è nessun tiro che va in porta. Non dobbiamo concentrarci sul risultato del tiro, ma sullo sforzo stesso, quindi ci concentreremo sempre di più sul fatto di riuscire a fare un tiro preciso che possa arrivare precisamente in porta dove vogliamo noi. Qui è la stessa cosa, ci dobbiamo allenare sullo sforzo
Mentre facciamo la canzone cerchiamo di farla sempre il meglio possibile, senza pensare ad altro, quindi facciamo la canzone meglio che si può in modo da migliorarla sempre di più, e a quel punto non importa come viene la canzone, non importa come viene l'esercizio, sappiamo che noi abbiamo fatto il massimo per migliorare quella canzone. Poi i risultati arriveranno. Se noi diamo il massimo, i risultati arrivano per forza. Quel giorno che arriva il risultato rimarremo stupiti in senso positivo, perché non ce l'aspettavamo e ci renderemo conto che improvvisamente riusciamo a fare benissimo quell'esercizio o quella canzone. Questi erano i consigli che mi sentivo allora di dare sull'argomento della costanza. Spero che vi siano utili questi consigli e che vi siano anche di ispirazione per quando andrete ad allenarvi allora tutti i giorni con il nostro strumento preferito, che è la fisarmonica. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima.